Ho parlato con Claudio Domenicali, l'amministratore delegato di Ducati, azienda in cui ho già fatto una visita per scoprire come vengono costruite le moto più amate e vincenti al mondo. Con Claudio i ragazzi di Chapeau hanno già fatto un video, più sulla sua storia. Io invece mi sono concentrato di più sulle sue strategie da CEO, che gli hanno permesso di portare l'azienda sempre di più al successo. Ormai fatturano più di 1 miliardo e vincono tutte le gare. Claudio Domenicali, da sempre appassionato di moto, è entrato in Ducati come stagista e partendo da zero ha scalato la vetta fino a diventare amministratore delegato. Tu andavi anche in moto? Assolutamente. Ah, ok, assolutamente sì. Sì, andavo in moto anche perché quando hai 16 anni vuoi qualcosa che vada veloce, non è che ti puoi comprare una supercar. No? A 16 anni, non so come era la legge al tempo, il 125 era? 125, sì. 125. Io ho cominciato prima con un cinquantino, poi il 125, insomma la trafila... Classico iter. Classica, sì, il classico iter. Ho avuto la fortuna di entrare in azienda in un momento molto particolare perché l'azienda veniva da un momento molto difficile ma era in grande crescita, quindi poi in questa crescita tumultuosa io sono rimasto coinvolto, ho continuato a saltare, non so come dire, da un ruolo all'altro, sì. Poi l'azienda è cresciuta e sono cresciuto con l'azienda, questa è un po' la storia. Domenicali ha iniziato in un piccolissimo team di ingegneri e man mano che l'azienda cresceva, il team anche. E lui, dimostrando di essere bravo, cresceva all'interno dell'azienda. Nel 99 è diventato amministratore di Ducati Corse e poi nel 2013 amministratore delegato di tutta Ducati. Ad oggi i dipendenti sono più di 2000, ma quando è entrato Domenicali erano 1/10. Ah, sai, eravamo in pochi e quindi... Quanti eravate quando sei partito? Ma penso che adesso l'azienda fosse, non so, 150-200 persone, gli ingegneri erano molto pochi e non mi ricordo se eravamo in 3 o in 4, insomma un numero del genere, molto più difficile anche trovare qualcuno che ti insegni. Non era una startup, ma però il clima era quello in cui bisognava fare un po' di tutto. Nel 99, come dici tu, è stata creata una società dedicata per gestire le corse, Ducati Corse, e a me mi hanno nominato amministratore delegato appunto di quell'azienda. E quindi, come dicevo, a solo 34 anni Domenicali era già amministratore delegato di un'area importantissima dell'azienda. Al tempo Ducati Corse era un'azienda staccata, mentre adesso è tutto insieme. Da fuori i ruoli sono sempre un po' più belli che da dentro. Lavori già tantissimo? Io sono sempre riuscito a trovare un equilibrio ragionevole. Sono sposato dal 1996, quindi già prima, no? Del 99. Primo figlio nel 98, quindi nel 99 già ero con una figlia di 1 anno. Trovare l'equilibrio è stata una cosa che non è stato facile, però credo che faccia parte delle cose buone. Qual è stata la parte, il momento della tua carriera più complicata da gestire? Sicuramente le corse segnano molto perché sono fatte a cicli, sono dei cicli estremamente positivi come quello di oggi, in cui sembra che sia impossibile perdere, e cicli invece molto più difficili in cui non si capisce come trovare il bando dalla matassa. Alla fine degli anni 2000 è stato un momento complicato nelle corse, poi quando sono diventato amministratore delegato di tutta l'azienda nel 2013 mi ha fatto delle scelte importanti e da lì è cominciata una ripartenza interessante. Quanto il successo nell'ambito corse influisce sul resto dell'azienda, quindi poi sul fatturato? Ma è la domanda da 100 milioni di dollari. Sicuramente il prestigio, il rispetto anche per Ducati che c'è oggi nel mondo sarebbe totalmente impossibile senza il supporto delle corse. E non è tanto solo la quantità di moto che vendi, ma anche il prezzo a cui riesci a vendere, perché certamente dentro la percezione di Ducati oggi c'è anche un'idea che Ducati sia basato su una tecnologia molto importante che dà grandi vantaggi sia nelle corse che nel prodotto di serie, e quindi sono disposto a pagarlo un po' di più. Le gare sono un modo per i brand di motori di dimostrare di essere migliori. Se il cliente deve scegliere una moto, sceglie quella del brand che ha dimostrato di saper vincere e di saper produrre e ingegnerizzare le moto migliori di tutti. Ovviamente però gareggiare per i brand di motori è anche un mestiere costosissimo, per cui mi sono chiesto nel bilancio di Ducati quanto peso avesse la parte di corse e se fosse un costo vero e proprio oppure magari una linea di business autonoma indipendente. Ducati Corse, che oggi non è più una società separata, però una business unit completamente indipendente, quindi c'è un direttore generale che gira la linea, c'è una struttura completamente autonoma, quindi le corse si sono complicate ma ci sono risorse importanti. È un'area che è molto costosa come costo gross, ma che noi in alcuni anni arriviamo vicino a nettarlo attraverso comunque sponsor, la distribuzione dei diritti televisivi e i leasing che noi facciamo delle moto per i team satelliti, certo. La vendita di moto molto speciali che abbiamo fatto per celebrare le vittorie dei campionati. Abbiamo fatto negli ultimi anni in cui abbiamo vinto il mondiale delle serie limitate, replica di moto vendute a prezzi molto alti per collezionisti, e questo ovviamente è un ricavo che puoi generare solo come istanza dalla parte delle corse, e quindi questo noi correttamente lo siamo andati a nettare. Diciamo, quando i risultati sono così buoni, diciamo che siamo abbastanza contenti anche dalla parte economica. Ok, che volendo, se le cose dovessero continuare ad andare così bene
bene, anche solo la parte corse sarebbe sostenibile in un certo senso. Assolutamente sì. Dal 99 al 2012 l'azienda cresce molto e quando Audi arriva per acquisire l'azienda, Domenicali viene individuato come uno degli autori di questo successo e quindi viene nominato amministratore delegato di tutta quanta Ducati. Ho sempre cercato di far bene le cose che dovevo fare e di fare le cose che mi venivano chieste di fare, magari anche essendo propositivo. Quando sei diventato amministratore delegato, ci sono stati dei cambiamenti che hai voluto apportare? Avevi già delle idee su cosa cambiare in azienda? Beh sì, di idee ne avevo tante, anche perché l'azienda la conoscevo molto bene. Io sono una persona molto curiosa, ho anche studiato molto che va al di là della formazione, della preparazione tecnica di tipo ingegneristico, che rimane importante, quindi mi sentivo abbastanza pronto, in particolare per portare marchi Ducati nella posizione in cui stiamo arrivando, che è quello di essere un brand estremamente desiderato, forse il più desiderato al mondo, il mondo delle due ruote, lavorare su un insieme di fattori che non sono prettamente correlati al volume di vendita o alla dimensione dell'azienda, ma molto di più alla percezione. Abbiamo lavorato moltissimo, io l'avevo studiato molto da prima sull'NPS, Net Promoter Score, che per noi ormai è la stella polare, è il nostro KPI più importante. Abbiamo maturato la convinzione profonda che quando l'NPS cresce l'azienda può solo che migliorare. L'idea che ogni cliente diventi potenzialmente ambasciatore. Un ambasciatore. Se ogni cliente è un venditore per l'azienda, allora hai tantissimi venditori e non li stai neanche pagando. Allora capisci che e devo dire che oggi, intanto che stiamo parlando, siamo seduti sul valore di NPS, che fra l'altro a noi ci si aggiorna ogni settimana, che è il più alto della storia dell'azienda. Quindi la stella polare di Domenicali e di Ducati è l'NPS, il Net Promoter Score, che rappresenta un po' la forza del brand, cioè quanto le persone consiglierebbero il brand ai loro amici o alle altre persone. Tutti i nostri clienti, nel momento in cui entrano in contatto con noi, ci danno il permesso di contattarli e a intervalli regolari gli chiediamo appunto alcune cose, il meno possibile, perché cerchiamo di fare poche domande, ma la domanda core è sempre l'NPS, cioè quant'è la tua raccomandabilità da 0 a 10. Okay. I 9 e 10 sono dei promoter, cioè sono quelli che ci fanno vendere, e da 6 in giù sono dei detractor. E noi quelli però li contattiamo tutti, uno per uno. Viene chiamato e viene chiesto scusa prima e poi cerco di capire se il motivo per cui non sei contento di Ducati e non lo raccomandi, anzi lo sconsigli, è colpa nostra oppure no. Colpa nostra, lo posso risolvere, posso migliorare, e questo in realtà fa parte di quello che noi chiamiamo detractor recovery process. La metà di questi li recuperiamo, nel senso che già solo il fatto di essere stati contattati, di essersi messi a disposizione, ma l'altra metà non li recuperiamo, però ci dà delle indicazioni su dove migliorare. Una parte dei detrattori è fisiologica, cioè per ogni brand, semplicemente perché non è il brand per loro, okay. No? Cioè Ducati non può essere il brand per tutti, però per darti un'idea oggi abbiamo i detrattori sono il 3%. Chiaro che magari di questo 3% l'1 o 2% non li convinceremo mai, semplicemente perché sono entrati per sbaglio e la Ducati per loro non va bene come marca. Il Net Promoter Score, che è il faro dell'azienda, in realtà da solo non basta, ma l'altro faro è la tecnologia, cioè continuare ad avere un prodotto che sia di frontiera e stato dell'arte da un punto di vista di performance e tecnologia. Qualcuno che è arrivato ha trovato un prodotto straordinario e ha dato per scontato che continuasse a rimanere così nel tempo. Si è adagiato sugli allori. Sì, invece la tecnologia cambia in continuazione, i concorrenti cambiano in continuazione, i clienti cambiano. Noi siamo un marchio che, quando vogliamo riassumerlo proprio super sintesi, è questa combinazione magica tra un design sensuale e una tecnologia sofisticata. Quindi il design sensuale è veramente importante, ci darà moltissimo, ma sulla tecnologia sofisticata bisogna essere molto attenti, per chiaro che la tecnologia sarà adeguata nel 2030, non è quella che è adeguata oggi. Secondo noi questo mix così magico fra bellezza e tecnologia nel mondo è un unicum. È molto italiana come cosa, no? È molto italiana, è molto il meglio del Made in Italy. Lamborghini, Ferrari, Pagani, però questa idea comunque di un fascino straordinario dovuto alla bellezza dell'oggetto, accoppiato però a una tecnologia estremamente performante. Se dovessimo disegnare il bilancio dell'azienda, quali sono i punti chiave? L'azienda è un'azienda ormai che è cresciuta abbastanza, quindi è un'azienda che dagli ultimi 3 anni ha superato il miliardo di euro di fatturato, un'azienda che va gestita con attenzione, è un settore, quello delle moto, che è molto capital intensive, sì. Quindi i capex sono alti, quindi questi non stanno nel bilancio ci vanno gli ammortamenti, quindi la prima cosa da guardare con attenzione sono gli ammortamenti che derivano dagli investimenti in conto capitale. Per chi non conoscesse i termini dei bilanci, quello che sta dicendo è che fare moto è molto costoso, perché produrre un modello nuovo ha bisogno di giganteschi investimenti iniziali in ricerca e sviluppo. Ci sono poi anche i prototipi, i macchinari,
macchinari, materiali. Pensate solo che costruire ogni volta una nuova linea in fabbrica è costosissimo. Queste spese, gli investimenti in gergo si chiamano capex, spese in conto capitale. In questi casi non si registra tutto il costo appena paghi in bilancio, ma viene invece distribuito il costo su più anni, perché quel macchinario, per esempio, dura nel tempo, e questo processo si chiama ammortamento. La cosa a cui deve stare attento Claudio è gestire bene il flusso di cassa, cioè quanti soldi entrano, assicurandosi di non alzare troppo i costi e gli ammortamenti che peseranno di anno in anno. La capacità di assorbire gli ammortamenti è legata al fatto che l'investimento non sia troppo elevato, quindi l'investimento è alto ma va guardato con grande attenzione, quindi bisogna investire con oculatezza, ma sappiamo che non ci possiamo permettere in ogni settore gli investimenti, per esempio, che il mondo auto fa, semplicemente perché un volume di una moto media nostra viene prodotta in 5, 7, 8.000 moto all'anno, che è molto diverso da, non so, 300.000 o 1.000.000 nel caso di un'autovettura. Insomma, ammortizzare gli investimenti su 1.000.000 di vetture è sicuramente più facile che farlo su 8.000, per cui Ducati deve stare molto attenta. E inoltre, a prescindere dagli investimenti, anche una volta che sono stati fatti, ogni moto è molto costosa da produrre, quindi bisogna stare attenti a tutti i costi variabili, come per esempio la materia prima e l'energia. Ci sono alcune aziende che hanno dei prodotti in cui il costo è estremamente basso rispetto al prezzo di vendita, e moltissimo incidono le spese di marketing, per esempio. Il costo del prodotto è molto alto perché è un prodotto realizzato con materiali molto sofisticati. Una Ducati deve essere molto leggera e quindi la scelta dei materiali, per esempio, l'alluminio è sempre alluminio di grandissima qualità, le plastiche sono quelle più performanti, c'è titanio, c'è gli acciai più performanti, quindi anche proprio la materia prima. E voi subite la fluttuazione dei valori del metallo, dai dazi alla crisi dei chip? Assolutamente, Okay. assolutamente. Per esempio dal momento pre-Covid a oggi il costo delle materie prime non duplicato ma è aumentato dal 30 al 40-50%, quindi questo è un risultato del frutto di aumenti del costo dell'energia, un'inflazione generale che abbiamo subito, quindi si parte da un aumento del costo delle materie prime importante. Ducati non è l'unica a dover stare attenta alle proprie finanze, ma anche noi possiamo ragionare come un'azienda, guadagnare, risparmiare e investire. E l'alleato perfetto per farlo è Trade Republic, una banca tedesca con cui lavoro ormai da anni. È gratis, si può creare l'account in pochi minuti e avrete un IBAN italiano e un conto corrente con cui gestire i vostri soldi. Ma soprattutto potrete investire in azioni, obbligazioni e quello che volete. E se non volete investire, avrete comunque interessi sulla vostra liquidità non investita, che vengono accreditati mensilmente. E poi c'è la carta che io uso sempre in viaggio per pagare e prelevare, che vi permette di avere il safe back dell'1% direttamente su un vostro piano di accumulo a scelta. E a proposito, i piani di accumulo non hanno costi aggiuntivi da parte di Trade Republic. Io sono anche stato da loro a Berlino per vedere l'azienda e parlare con il loro CEO, e vi confermo che è una realtà pazzesca e solidissima. Vi lascio in descrizione il link per farvi il conto, perché ci vogliono pochi minuti ed è gratis. Ora torniamo a Ducati. Essendo Ducati un love brand, il suo modo di fare marketing è abbastanza unico e si basa non tanto sulla pubblicità classica, ma da un lato sulle gare e dall'altro sulla community, quindi su tutto ciò che può rafforzare la cultura dei ducatisti. Certamente la parte di corsa è la parte più rilevante, quindi corsa lo consideriamo un investimento che è il 50% fra comunicazione e sviluppo prodotto. Poi facciamo tanto anche nel mondo dei club, della community, gli eventi, tutto questo lavoro, le scuole guida che facciamo con tutti i nostri clienti, però spesso queste attività abbiamo anche dei ricavi, perché comunque le scuole guida hanno un ticket, piuttosto che quando facciamo il raduno mondiale ducatisti, il VDV, c'è un ticket d'ingresso, quindi cerchiamo sempre di trovare un bilanciamento corretto fra costi e ricavi anche nel mondo del marketing. Rendete sostenibili le varie attività. A quel punto, dato che Domenicali è amministratore da una vita, mi sono chiesto come fosse la sua vita da CEO. Il faro è il posizionamento della marca e lavoriamo per questo, quindi sia io quando riferisco a persone a cui riferisco in Audi, e ovviamente sono estremamente interessate al conto economico e quindi alla profittabilità dell'azienda, però condividiamo l'idea, una volta raggiunto un valore che sia ragionevole, la cosa più importante è far crescere appunto questa percezione di desiderabilità della marca, quindi la Ducati pensata un po' come una stella che brilla. Quindi l'obiettivo di Ducati è da un lato raggiungere dei risultati da un punto di vista di bilancio, quindi fare un certo utile, ma poi raggiunti questi risultati ogni singolo euro è reinvestito per rafforzare il brand. Diciamo che noi in tutti questi anni non abbiamo mai perso, quindi è sempre stata un'azienda che è riuscita a generare risorse che abbiamo in grande parte reinvestito nella crescita, quindi è reinvestito sia nel posizionamento ma anche e soprattutto in ricerca e sviluppo, quindi una volta raggiunto un obiettivo di profittabilità adeguato
il resto viene certamente reinvestito. A quel punto ho chiesto come funzionasse la ricerca e sviluppo. Dal momento che per loro i costi della ricerca e sviluppo sono altissimi e devono stare anche molto attenti, mi sono chiesto come fanno a capire se quello che stanno ricercando diventerà veramente un modello oppure no. Bisogna rischiare, non ci sono trucchi e ogni tanto succede che hai investito in attività che non hanno risultati, non si producono in componenti, idee o concetti che siano adeguati per un cliente e quindi quello che tu avevi capitalizzato va spesato. Certo. Quindi però è un pezzo del gioco, nel senso che se si facesse solo ricerca su cose che sono già quasi sicure che funzionano, sarebbe ricerca. Si va anche poco lontano, no? E quindi diciamo che l'equilibrio sta nel ricercare in modo sostenibile, cioè nel non fare il passo più lungo della gamba e non mettere mai a rischio o repentaglio la sopravvivenza dell'azienda. Oggi quanti riporti hai? Direi 14. Anche questo è probabilmente una scelta. L'idea di avere molte persone crea un'azienda più orizzontale. Noi siamo un'azienda molto orizzontale in generale e le persone sono abituate anche a parlarsi non sempre per livello gerarchico. Io quando devo parlare con qualcuno vado direttamente sotto, ovviamente facendo in modo che tutte le persone della catena però lo sappiano. Cioè questa è un po' la legge che usiamo, cioè io posso scrivere anche a una persona che ha un livello 5, però metto in copia tutti gli altri. Però dall'altra parte riteniamo anche sia una grande perdita di tempo chiedere a uno che chiede a un altro, che chiede a un altro. Cioè, e poi averne tanti è anche sano perché così uno non può starci sopra più che tanto a ognuno, quindi lascia a ogni persona più libertà e più capacità di autodeterminarsi, autogestirsi, responsabilità. Ogni riporto è il responsabile di un'area ben definita? Corse, marketing, vendite, produzione, logistica, ricerca e sviluppo, design, finance, HR, legal, servizi generali, così. E la tua agenda immagino sia divisa in meeting con tutte queste persone? Cioè io ho un incontro che faccio con loro, one to one. One to one, ma molto brevi, quarto d'ora, mezz'ora, brevissimi. Alcune volte non li facciamo neanche perché non c'è un tema, ma la maggior parte del tempo è o parlare con i concessionari, parlare con i clienti o fare riunioni all'interno dell'azienda che però sono multifunzionali, quindi seguiamo lo sviluppo dei progetti, facciamo le design review, la pianificazione della produzione in cui per una marca come Ducati è estremamente importante avere sempre quantità di prodotto che è un po' meno rispetto a quella che è la domanda. Quindi noi siamo molto attenti sul forecasting e abbiamo tanti indicatori che abbiamo costruito nel tempo che ci danno una indicazione di come saranno le vendite nei prossimi 4 mesi. Continuamente facciamo revisione della produzione tutti i mesi. Quella è una parte in cui anch'io, assieme al finance, alle vendite e alla logistica e agli acquisti, va dedicato una mezza giornata al mese. Piuttosto che ci siamo inventati un modo in cui una volta al mese siamo fuori su strada a provare le moto nuove che stiamo sviluppando. Te ancora il prodotto ci sei sopra? Anche perché è più divertente andare in giro in moto che stare in ufficio. Certo. Nel momento in cui hai passato una giornata provando 3 moto che sono in sviluppo, confrontate con i concorrenti, ti sei fatto l'idea di dove sei, è molto più semplice poi nella fase di debriefing decidere che il progetto è maturo per andare in produzione, oppure c'è da scegliere di fare un investimento aggiuntivo per fare qualcosa ancora meglio. E quindi lì, diciamo, nelle 2 ore post test, quello che noi chiamiamo debriefing, abbiamo preso decisioni spesso molto importanti. E quali sono le scelte più difficili che devi prendere, non solo sui debriefing, in generale? Le cose più difficili sono quelle che comportano di rinunciare a profitti nel breve per avere un marchio che ha un prestigio superiore. Tipo produrre meno? O produrre più tardi, o posticipare un modello. Investire di più. O investire di più. Cioè sono tutte scelte che sulla carta sono facili, poi vanno spiegate all'azionista, quindi sono tutti bravi a dire che bisogna privilegiare il lungo, poi però quando mancano 100 milioni di fatturato. 100 milioni di fatturato, e noi quello su cui stiamo diventando invece abbastanza bravini è nel trovare delle compensazioni. Facciamo una cosa che crea un problema, ma poi quasi lo risolviamo all'80%. Sul momento sembra che la situazione sia drammatica, poi però se uno è deciso che quella cosa è la cosa giusta per l'azienda, poi spesso riesce anche a compensarlo dal punto di vista economico. Certo, magari tamponi le attese intanto che aspetti il risultato. O fai con un modello esistente, ne fai una versione speciale, cioè un anniversario particolare da celebrare. Si riesce a creare dei contenuti comunque interessanti che prescindono da avere un prodotto completamente nuovo. A proposito di andare a parlare con gli azionisti, quando avviene il contrario invece, che sei tu che devi riportare a loro, ogni quanto avviene e
quali sono i punti, diciamo, più importanti che ti vengono richiesti? Beh, io su questo devo dire sono stato nel tempo molto fortunato perché in Audi è cambiato il mio riferimento ormai 4 volte, però sono sempre riuscito, e a questo punto c'è un pattern, ad avere un rapporto molto molto diretto, positivo. Noi ci scambiamo quasi giornalmente. Oggi io riporto a Jürgen Rittesberger, che è il capo del finance di Audi, WhatsApp, quindi ho bisogno di parlarti, mi chiami, c'è questa cosa, gli mando le foto. Domenica abbiamo appena fatto il primo podio in motocross, quindi domenica sera gli ho mandato 6 o 7 foto dicendo giornata storica, fiero, mi ha risposto subito. Quindi c'è un rapporto molto orizzontale, molto informale, che io ho cercato sempre nel tempo di alimentare, costruire, evidentemente generando poi un rapporto di fiducia buono. E poi c'è una parte molto più formale invece, che è l'approvazione del budget, del bilancio, l'assemblea, e quindi questo sono proprio 2 livelli molto diversi. Quindi c'è un aspetto formale che è molto più rado e un aspetto informale che però la gestione vera dell'azienda avviene nella parte informale, certo, perché il resto diventa quasi una ratifica di cose che sono state decise prima. Avere una famiglia, ma anche dover lavorare tanto e portare avanti un'azienda, come riesci a gestirlo? Ma allora è complicato. È complicato perché l'azienda tende ad assorbire moltissimo, in particolare un'azienda come Ducati, un prodotto che è una passione, per cui è una passione anche personale, per cui non è un mestiere. In più c'è anche le corse, per cui tu finisci il venerdì sera, ma poi c'è il sabato e domenica, ci sono le gare. Frequentemente vado alle gare, sicuramente serve la volontà di dire no, c'è una parte che invece questa è protetta. Sono stato aiutato molto dalla persona che ho sposato in questo. Ingegnere, sì. E abbiamo trovato un equilibrio instabile, continuamente da mantenere, però è forse l'investimento più bello in assoluto, no? Cioè quello di comunque poter pensare di avere non solo l'azienda da una parte, ma costruire una famiglia, avere un rapporto bello, figli. Questo penso che sia una cosa che quando uno comincia a fare dei bilanci molto molto importante. E gli amici. Amici fuori dal lavoro? Amici fuori dal lavoro. Cavolo, sì. Questo sì che è tosto, secondo me è quasi impossibile per chi fa un lavoro come questo. Sì, perché gli amici nel lavoro sono amici, ma sono relazioni molto legate al lavoro. Sì. Noi sviluppiamo un rapporto molto molto amichevole, al punto che ci domandiamo: siamo una famiglia o siamo un team? Questo è un dibattito piuttosto frequente, no? Chiaro che è molto influenzato dalla passione comune, dal fatto che comunque si passa molto tempo assieme. Gli amici fuori dal lavoro sono importanti perché poi magari gente che di moto non gliene frega niente, per fortuna, no? E quindi magari parli anche di cose diverse. Credo che sia bello, importante e anche utile per l'equilibrio a 360 gradi. Prima mi parlavi di libri e sono stati per te anche uno strumento per imparare a fare il mestiere dell'amministratore delegato. Ci sono alcuni che tu dici sono proprio dei must che dovrei leggere io per imparare? La biografia di Steve Jobs, secondo me. Alla Martina, mia figlia, certo, gliene ho dati 10. La biografia della Nike, l'arte della vittoria, From Worst to First, che è il turnaround della Continental Airlines, From Good to Great. Mi piacciono le storie e mi piacciono i casi reali. I casi studio. I casi di studio, perché penso che in ogni storia ci sia qualcosa da imparare, un pezzettino. Io penso di aver fatto tante cose molto trasparentemente copiando cose che hanno fatto altri. Io ho letto tutto quello che ho trovato della Porsche, per esempio, e moltissime delle cose che abbiamo fatto sono ispirate alla filosofia di prodotto che hanno usato loro. Nel 1990 era un'azienda tecnicamente fallita. Un certo Wiedeking nel 1991 entra in Porsche e ha applicato una filosofia molto giapponese ispirata al Toyota Production System per Kaizen, ridurre i difetti e quant'altro, che poco avrebbe a che vedere con la magia di un marchio come Porsche, ma dall'altra parte ha accoppiato questo con un mantenimento dei valori core di Porsche, e quindi la 911, il 6 cilindri, che ha reso Porsche un'azienda che è arrivata a fare 4 billion di EBIT all'anno, non di fatturato. Sì. Porsche è stato molto bravo nella diversificazione fra controllare i costi e continuare a aumentare i ricavi, quindi ad aumentare il mezzo, con però un'attenzione al marchio, al prestigio del marchio, alla bellezza e alla tecnologia che è pazzesca. Voi quindi usate la produzione Lean qua? Assolutamente sì. In questo mondo della moto, che è un po' complicato perché la differenza fra costi e ricavi è piccola, bisogna essere molto attenti a gestire i costi nel modo più attento possibile. Se il libro fosse un caso studio sulla Ducati, quale sarebbe la lezione che mi porta a casa leggendo questo libro? Ma credo che la lezione non possa prescindere da capire fino in fondo l'NPS e capire fino in fondo come il baricentro della marca è in questa fusione magica fra bellezza e tecnologia. Grazie mille. A te.
Ogni chiacchierata di questo livello mi insegna qualcosa di nuovo. Non avevo idea di come si gestisse un business così complicato come quello delle moto, dall'importanza delle corse all'attenzione ai costi. Se volete approfondire questo mondo di Ducati, andate a vedere il video che ha fatto Chapeau insieme a Claudio e il video che invece ho fatto io all'interno dell'azienda e della produzione.